Ciao ragazzi, spesso sul web si leggono diatribe che sfociano anche in furiosi liti su questa questione, se suona meglio un carico SP o in reflex. Chiaramente tali discussioni nascono il più delle volte tra audiofili, tra appassionati del cosiddetto buon suono, tra quelli che si affidano alle loro capacità ed esperienze di ascolto maturate negli anni, e quindi trattasi puramente di sensazioni, di percezioni, qualvolta fondate o meno. Tali discussioni sono sempre anche abbastanza accese, perché molti sostengono che quello che si ascolta non può trovare riscontro in nessuna misura. In parte è vero ovviamente, ma non sempre, o quantomeno non tutte le problematiche legate a questa percezioni sono riconducibili, pardon, ad una sola misura. Quindi mi ero ripromesso di cercare o provare quantomeno di mettere a confronto, quindi comparare questi due carichi attraverso una simulazione e vedere se riusciamo a trovare dati ed informazioni che potranno aiutarci a capire meglio talune problematiche che affliggono il web e anche qualche amicizia, eh sì, può capitare. Quindi ho scelto due woofer per fare questa comparazione, ovviamente che possono essere correttamente simulati negli opportuni due carichi, Reflex SP appunto. Uno è l'HV250 per la SP e l'altro è diciamo l'HV251N per quanto riguarda il Reflex, ambedue da 10 pollici. Nella simulazione ho ritenuto opportuno scegliere un allineamento massimamente piatto o vicino a questo per cercare il più possibile condizioni ideali per ambedue i carichi. I woofer ovviamente sono questi due con le loro rispettive caratteristiche tecniche che potete trovare sul web e il loro street price in funzione del fornitore e delle varie offerte in corso ovviamente. Bene, vediamo ora quali sono le curve disponibili, ovvero i grafici che possono aiutarci a capire un po' meglio o quantomeno lo si spera, ok? Partiamo dalla risposta in frequenza. Vediamo innanzitutto che per quanto riguarda l'HV 250 è caricato in 95 litri con fono assorbente distribuito solo sulle pareti, ok? Mentre per quanto riguarda l'HV251 caricato ovviamente in reflex è in 65 litri con FB a 30 e anche fono assorbente distribuito solo sulle pareti, ok? Queste sono le condizioni nella quale sono diciamo simulati i due woofer. Bene, allora nella risposta in frequenza mi sembra abbastanza chiaro, e questo mi sembra era abbastanza anche riconosciuto e conosciuto dai più, che la SP è più estesa sulle basse frequenze. Questa simulazione ce lo ricorda e ce lo mette bene in evidenza che la SP è più estesa nelle basse frequenze, quasi evidenzia anche una migliore diciamo sensibilità, ma in questo caso non ci interessa queste piccolissime diciamo differenze che possono presentarsi a seconda anche dei driver che vengono utilizzate. A noi ci interessano quelle macroscopiche, ok? Quelle fin troppo chiare. Bene, andiamo avanti. La MOL, ok, la MOL non ci dice altro, qual è la pressione raggiungibile a secondo in funzione della frequenza prima che intervengano i limiti riferiti alla Xmax e ai limiti termici, cioè alla potenza dissipabile massima del woofer in questione. In questo caso
la rossa, la curva rossa, la risposta che è riferito all'H251, ci evidenzia che praticamente questo carico, ok, raggiunge una pressione maggiore a una frequenza più bassa, né più e né meno, riferito alla Xmax e non alla Xmax o Xmax, pardon, o ad altre condizioni. Ok? Bene, procediamo. La MIL ci dice qual è la potenza massima sopportata in ingresso a questo sistema, ok? Affinché non intervengono i limiti fissati sempre per quanto riguarda l'escursione, quindi la Xmax, e la potenza massima dissipabile del driver. E anche in questo caso la rossa, che è riferita al 251N, quindi alla reflex, ci indica che questo sistema può sopportare in ingresso una maggiore potenza. Ma se notiamo la MOL e la MIL, vedete, hanno lo stesso andamento, presentano quasi le stesse caratteristiche, le stesse frequenze. Ci dice che in effetti che per ottenere questa pressione sarà necessario avere questa potenza in ingresso. Ovviamente nulla si crea e nulla si distrugge, ciò vuol dire che se io non ho una potenza in ingresso non potrò avere neanche una certa potenza in uscita, e viceversa, se ho questa potenza in uscita mi sarà necessario avere una certa potenza in ingresso. Questo dice anche che ovviamente un amplificatore che applicato o diciamo collegato a questo sistema dovrà avere anche tali caratteristiche affinché possa fornire tale energia o tale potenza, è chiaro? Rispetto a un SP che ne presenta una nettamente inferiore, considerazione che dovete fare voi, non io. Io mi metto solo a conoscenza delle informazioni che possiamo ricavare da questi grafici, ok? Andiamo avanti. L'escursione del cono in funzione alla Xmax con una potenza applicata di 90 watt. Allarghiamo un attimo. Ci mette in evidenza, è fin troppo chiaro, che il reflex a partire già da 30-40 da 60 Hz con 90 watt continui, non impulsivi, cioè con un segnale statico, è chiaro, cosa difficilmente ripetibile con un segnale musicale, va precisato. L'ESP presenta un'escursione nettamente maggiore, questo è il dato di fatto, ok? Mentre il reflex una nettamente inferiore, punto. Riportiamo il grafico delle sue dimensioni, ok? Procediamo. La velocità dell'aria nel condotto reflex riguarda solo il reflex e quindi non ci interessa, la mettiamo un po' diciamo in disparte. Modulo dell'impedenza dei due sistemi. Anche in questo caso mi sembra abbastanza evidente la differenza tra i due. Il rosso è sempre il reflex, il giallo è quello in SP. È chiaro, come dicevo, che quello reflex presenta un modulo più complesso rispetto a quello della SP, quindi di conseguenza l'amplificatore troverà un carico più difficile da gestire sul reflex rispetto a quello in SP, quindi di conseguenza anche in questo caso un amplificatore che dovrà essere impiegato per un carico in reflex dovrà avere performance anche diverse rispetto a quello applicato diciamo su una SP, ok?
senz'altro avranno e potranno avere caratteristiche diverse a secondo quello che si vuole ottenere, quindi dalle esigenze, perché effettivamente i due moduli sono nettamente diversi. Ok? Procediamo. La fase acustica dei due sistemi, allarghiamo un attimo per facilitare la lettura. Bene, la fase ci dice che in effetti, cioè questo grafico ci dice che la fase in ingresso rispetto a quella in uscita assume una rotazione. Nello specifico o si assume una rotazione o non dovrebbe assumere nessuna rotazione. Comunque in questa, per quanto riguarda quella rossa che è il reflex, vediamo che ha circa 90, arrivata verso i 150, ruota e si attesta a più 90, ok? Quindi ha una rotazione diciamo di 180 gradi, da 90 a più 90, sì, 180 gradi, ma questo era abbastanza evidente. Mentre per quanto riguarda, cioè, pardon, era risaputo, per quanto riguarda invece la SP, questa ruota da circa 180 a 90, ok? Quindi una rotazione di fase nettamente inferiore. Questo cosa comporta? Comporta sì che il segnale di ingresso praticamente rispetto a quello riprodotto assume una rotazione di fase comporta un ritardo ovviamente, quindi quando si hanno segnali impulsivi, quindi una risposta all'impulso, questa diventa abbastanza percepibile perché in effetti si ha un ritardo, cioè è sfasato, fase sfasato. Quando si parla di sfasamento si parla di ritardi. Quindi in quello reflex si ha un ritardo maggiore rispetto all'SP. Ok? Vediamo un attimo invece un'altra faccia di questa medaglia, che è il ritardo di gruppo. Allarghiamo un attimo. Il ritardo di gruppo, come stavo mettendo, aspettate un attimo che ci sistemiamo un pochino meglio. Ok. Il ritardo di gruppo è nient'altro che l'altra faccia della medaglia della fase, ma invece di essere espressa in gradi è espressa in ritardi in millisecondi. E infatti il ritardo di gruppo ci dice qual è quel gruppo di frequenze che hanno un ritardo rispetto al segnale di ingresso, ma espressi in millisecondi e non più in gradi. E in questo grafico ci dice che in effetti questa banda di frequenza, quindi questo gruppo, assume questo ritardo espresso in millisecondi. E vediamo che in questo caso è presente un forte ritardo rispetto alla SP. Questo, e ripeto, diventa abbastanza evidente quando il sistema deve riprodurre un impulso, quindi suoni, i cosiddetti suoni percussivi che sono abbastanza ripidi, e quindi il suono deve avere sì un inizio ma anche una fine che deve rispettare una tempistica ben precisa, se no si accavallano. Diciamo, se vogliamo usare un termine molto banale, si accavallano fra loro perché non decade nei termini prefissati. Quindi si può creare, se vogliamo usare un termine molto più comune, si crea confusione, ok? Si perde dettaglio, perché in effetti questo ritardo, diciamo, un segnale precedente che è ritardato ricade su quello successivo, detto in altri termini. Quindi un buon sistema dovrebbe avere un ritardo di gruppo contenuto e soprattutto non ripido, perché più è ripido e più sarà diciamo percepibile all'orecchio, ok?
Bene, riportiamo questo nelle stesse condizioni precedenti. Non credo che ci siano altri grafici che possano aiutarci. Ricordo che non a caso ho usato Bassbox 6 Pro, perché questo è tra i pochi che presentano il grafico, diciamo, del gruppo Delay, dove praticamente metti in evidenza rispetto a quello della fase, che potrebbe passare quasi inosservato guardando la rotazione in gradi, un difetto o una caratteristica del sistema, che tale caratteristica si può ripercuotere sulla qualità del suono. In pochi simulatori hanno il gruppo delay, ok? E questo, diciamo, è un parametro abbastanza importante, cioè un grafico che ci permette di valutare bene il carico. Infatti da questo si possono notare facilmente quando il sistema è sottosmorzato, sovrasmorzato e quant'altro, ok? A prescindere dalla risposta, cosa ci può indicare. Bene, mi fermo qua, spero di aver fornito abbastanza informazioni da poter valutare quale sia il sistema migliore o quale sia il sistema più adatto alle vostre esigenze, ed effettivamente quali sono le differenze fra i due, ed eventualmente se si possa giungere a quella conclusione qual è il migliore fra i due. Io non mi esprimo a tal proposito, ognuno ha le proprie idee, le proprie convinzioni, le proprie conclusioni, maturate o non maturate, giustificate o non giustificate. Non è questo il contesto per fare queste discriminanze nel modo più assoluto. Sta a voi capire un attimo meglio quali possono essere le condizioni conclusioni più corrette. Ok, mi fermo qua, spero di aver fatto cosa utile e gradita, spero di essere stato chiaro, di non aver commesso grossi errori, eventualmente mi fate sapere. Ricordo, se volete restare aggiornati vi consiglio di iscrivervi al canale, non vi costa nulla ovviamente. Bene, alla prossima, ciao!